Amici del Vault, bentornati! Mentre mi addentravo sempre di più nella scrittura di questo video, ho capito una cosa: non potevo solo parlare della tecnologia prebellica dell'universo di Fallout, ma anche dei fattori sociali, proprio perché, addentrandoci nel vissuto dell'epoca, potremmo capire cosa portò a tale sviluppo tecnologico. Anzitutto l'America prebellica non era un'unione di stati, ma di Commonwealth regionali. Tale suddivisione avvenne dopo la Seconda Guerra Mondiale, tramite atto legislativo che cambiò anche la bandiera americana, non più con 50 stelle, ma 13 piccole stelle che orbitavano intorno a una gigante che rappresentava il governo centrale. Con questa nuova divisione amministrativa si sperava di migliorare il sistema governativo del paese, creando delle comuni preoccupazioni regionali, migliorando il sistema di governo centrale e rendendolo meno corrotto e più pronto per rispondere alle minacce comuniste dell'epoca. Ovviamente questo sistema non funzionò. Invece di diminuire i problemi, aumentarono e i vari Commonwealth pensavano solo a se stessi. Alla fine, solo 2 dipartimenti federali ebbero il controllo quasi assoluto sulle gestioni governative, ovvero il Dipartimento della Difesa e quello della Guerra, entrambi responsabili su numerose ricerche di tipo militare e top secret. Tutto questo però non spiega la ricerca di armi e tecnologia sempre più avanzate. Tutto questo può essere spiegato semplicemente dal fatto che la guerra fredda è iniziata nel 1945, con la divisione del mondo tra influenze politiche, non si è mai fermata, generando la guerra delle risorse, la guerra Americo-Cina e il successivo annientamento nucleare. Certo, parlando così possiamo immaginare l'America prebellica come un mondo statico e povero. Invece era un mondo lanciato verso il futuro. Basta vedere come la robotica e l'informatica statunitense erano sviluppate tanto da creare robot senzienti, in grado di sostituire l'uomo in diverse mansioni e anche nell'ambito bellico. E a questo proposito, nell'ambito bellico abbiamo le armature atomiche, veri e propri esoscheletri simil medievali, senza contare le armi laser e quelle al plasma, nuclei di fusione che alimentavano interi complessi industriali, in aggiunta anche nel complesso medico era estremamente avanzato. Basta pensare semplicemente agli steampunk, che possono rigenerare ferite gravi in pochi secondi, oppure il Raditz e il Radaway, che potevano proteggerti o curare l'avvelenamento da radiazioni, oppure l'ibernazione, che non era una pratica sperimentale, bensì una pratica ben consolidata. Insomma, per alcuni aspetti il mondo di Fallout aveva compiuto giganteschi passi in avanti, ma allora perché? Sembra di essere ancora negli anni 50 e 60, con TV a tubo catodico, auto vintage e musiche di altri tempi. Beh, andiamo con ordine. Il mondo di Fallout si poteva definire come un mondo atompunk. Per atompunk intendiamo un'epoca pre-digitale dove invece di applicare i transistor all'informatica moderna si usa l'energia nucleare. Aggiungiamo lo stile Googis degli anni 50, ispirato all'era spaziale e atomica, ed ecco qui lo stile unico di Fallout, fermo tra gli anni 50 e 60, stilisticamente parlando, ma lanciato verso un futuro tecnologico estremamente avanzato. Le auto avranno un design vintage, ma sono alimentati da mini reattori nucleari, senza contare quasi un secolo di esplorazione spaziale sulla Luna. Poi abbiamo anche Liberty Prime, il più grande e potente robot mai costruito, in grado di lanciare anche testate nucleari. I robot cervelli, robot controllati da un cervello umano. Quindi abbiamo anche la soluzione al deterioramento del corpo. Senza contare poi che anche internet esisteva, certo non il nostro, però abbiamo la prova che molti terminali e computer senzienti potessero comunicare da una parte all'altra. Questa rete era chiamata Poseidonet. Quindi nell'universo di Fallout la tecnologia stava facendo enormi passi in avanti, soprattutto nell'ultimo periodo pre-guerra. L'unica cosa ferma era ancora la musica e lo stile. Perché? Perché quello era già il massimo per loro, in pratica è come la nostra musica classica.
viene ancora riprodotta, ma le produzioni sono ferme e ci sarebbe tanto altro da dire sulla tecnologia e la cultura del mondo prebellico di Fallout. Ma per ora mi fermo qui. Miei cari amici del Vault, ricordatevi di mettere like per supportare il progetto e iscrivervi se non l'avete già fatto.